Siccome l'altra volta ho scelto un indipendente che non conosceva nessuno, questo giro andiamo su qualcosa che sicuramente conosciamo tutti: Space Invaders. Il bello di Space Invaders è che ha delle meccaniche molto semplici, che ti tengono lì attaccata allo schermo a continuare a giocare. E le stesse tre meccaniche del gioco le puoi riportare anche nella tua vita per sviluppare la motivazione, per trovare un po' di motivazione in più. Il concept di Space Invaders è molto basilare. Gli alieni cercano di abbatterti e tu cerchi di abbattere loro. Semplicissimo, ma nella sua semplicità e nella sua ripetitività appunto ti tiene sempre incollato allo schermo, nonostante sia sempre uguale, seppur a difficoltà progressiva. E questa difficoltà progressiva ti dà un'enorme soddisfazione quando finalmente arrivi a fine schermata e hai ucciso tutti. È come un susseguirsi di giornate in cui ti svegli, hai le tue armi con cui combattere, quindi inizi a combattere. Sopravvivi alla tua giornata, alla fine arrivi alla sera, stanco, ti butti sul letto, ti rimetti a dormire e il giorno dopo rinizi un'altra giornata uguale, sempre problematica e probabilmente più complessa. E in tutto questo mantenere alta la motivazione non è proprio sempre semplicissimo. Figuriamoci se poi devi ritrovarla da zero. E a volte vorremmo la semplicità che c'è in Space Invaders nella versione PC, dove generi una nuova moneta dal nulla, la inserisci e funziona tutto da capo. Ecco, quella moneta è la motivazione e oggi ti spiego dove andare a trovarla. Ciao, io sono Manuela e questa è Guida Strategica. Se sei un gamer o un amante degli anime, iscriviti al canale e clicca sulla campanellina per attivare le notifiche, perché qui ti parlerò sempre di crescita personale spiegata attraverso i videogiochi o gli anime. Allora, prima meccanica di Space Invaders, la semplicità. Il gioco è molto facile, in 3 secondi lo capisci, i comandi sono 5, inizi subito a giocare, ti diverti da subito. E la stessa cosa vale anche per la motivazione. Più una cosa è semplice da fare e più sarai motivato a farla. Semplice da fare o se la percepisci come semplice da fare, ecco. La semplicità tende ad essere molto sottovalutata. Tante volte tendiamo a complicarci la vita, a studiare meccanismi più complessi, più elaborati, perché fare questo ci dà l'impressione di efficienza, efficacia. Quello che in realtà stiamo facendo è perdere tempo a studiare meccanismi complicati quando nella maggior parte dei casi quello semplice e basilare funziona benissimo. Cioè, funziona. E una delle cose utili che ho imparato nella vita è proprio il capire quando sto iniziando a complicare le cose, fermarmi e lavorare per semplificarle. Perché sì, ci casco anch'io in questa cosa. Perché così nessuno ha voglia di star lì a fare roba complicata. Più le cose che devi fare sono semplici e più sarà semplice trovare la motivazione per farle. Pensa di guardare una to-do list infinita di roba complicata, lunga, e invece avere un'unica attività semplice. Quella la fai subito. Proprio come in Space Invaders, devi solo distruggere gli alieni. Chiaro e semplice. È divertente anche. Quindi ecco, la prima cosa da fare quando ti senti demotivato nel fare qualcosa è prendere quella cosa e smontarla un po'. Prendere l'esempio da Space Invaders e copiare la sua semplicità. Spezzettare quell'attività in tante attività più piccole, più facili e più affrontabili. Faccio una piccola parentesi. Se la tua mancanza di motivazione non è diretta ad una sola attività, ma è più in generale e sostanzialmente non c'è mai voglia di fare niente, allora devi andare un pochino più a fondo. Questa non è mancanza di motivazione, ma è mancanza un po' di uno scopo nella vita, del perché fai le cose. Quindi, in descrizione, trovi il link del mio mini book Open Word. Inserisci la mail, ti iscrivi alla newsletter, tanto non ti scrivo quasi mai, e ti scarichi il tuo ebook. E poi magari mi fai sapere se ti piace e che ne pensi. Passiamo alla seconda meccanica del gioco. Meno tempo, più motivazione. A volte sembra che recuperare tempo un po' dal nulla di qua e di là sia una cosa positiva, ma è un po' controintuitivo, però te ne sai sicuramente accorto anche tu se ti è capitato di avere a che fare con queste cose. Meno tempo hai a disposizione per fare una cosa e meno tempo ti servirà per farla. Pensa a Space Invaders. All'inizio del gioco puoi fare le cose con calma, puoi star lì, guardarti la schermata, bestemmiare contro gli alieni, spostarti di qua e di là con la tua navetta,
ogni tanto ucciderne anche qualcuno e con tutta la calma del mondo arrivare a fine schermata e averli uccisi tutti. Man mano che vai avanti però le cose diventano più complicate, gli alieni diventano più veloci, più rapidi, più efficienti, i tempi si stringono, la schermata si velocizza e hai appunto meno tempo per fare le cose. Ma più la velocità del gioco sale e più tu ti adegui ad essa. Stessa cosa nella vita. Se tu hai tutto il tempo del mondo per fare una cosa, userai tutto il tempo del mondo per farla. Man mano che i tempi si stringono, tu diventi più efficiente. Quindi questo ci suggerisce Space Invaders. Quando devi fare qualcosa, datti una scadenza temporale, datti un limite di tempo ben definito, perché se non lo fai, ne sprecherai tantissimo. Senza un limite temporale sarai sempre invogliato a rimandare, mentre con una scadenza ben precisa diventerai improvvisamente più disciplinato, perché hai la consapevolezza che quella cosa la devi fare entro un tot. Questo è proprio quello che succede con l'avanzare dei livelli di Space Invaders. Non è che tu diventi più bravo col gioco, cioè sì, un po' ti abitui alle meccaniche, un po' impari e un po' diventi più bravo, ma la vera differenza è proprio che gli alieni diventano sempre più veloci ogni volta che vengono sconfitti. Questo ti dà un senso di urgenza e quindi migliori le tue prestazioni, affini i tuoi sensi, performi meglio. Ecco qua, più tempo hai, più tempo ne serve. Questa è una triste regola con cui tutti dobbiamo avere a che fare. Quindi utilizziamola a nostro vantaggio. Allora, terza e ultima meccanica del gioco, utilissima per la tua motivazione. Più ricompense, più motivazione. Ogni volta che abbatti un alieno, vieni ricompensato con dei punti. Semplice e basico. Quindi efficace. Ok, ora ti parlo di un po' di psicologia, che mi piace tanto. E in particolare ti parlo di Skinner. No, non quello dei Simpson, ma uno psicologo americano che ha fatto degli esperimenti su quello che ha chiamato condizionamento operante. Te lo spiego in maniera molto rapida e molto semplice. Sostanzialmente Skinner aveva fatto questi esperimenti basandosi sul rinforzo positivo o sul rinforzo negativo, ossia sull'aggiungere qualcosa che ti premia e qualcosa che ti punisce nel momento in cui fai qualcosa. Skinner sostanzialmente aveva utilizzato dei topi per vedere come reagivano ai vari stimoli. Aveva messo l'odore di gatto come rinforzo negativo e l'odore di formaggio come rinforzo positivo. Aveva attaccato un sensore alla coda per cercare di capire quale rinforzo positivo o negativo funzionasse di più. Quindi quando sostanzialmente il topo tirava di più e andava verso il rinforzo positivo o scappava dal rinforzo negativo. Anche con un semplice ragionamento intuitivo possiamo tutti capire che è molto bello andare verso i rinforzi positivi ed è anche molto utile scappare dai rinforzi negativi. Quindi sostanzialmente Skinner ha misurato queste forze di trazione e si è accorto che il rinforzo positivo funziona meglio del rinforzo negativo, ma la cosa che a noi interessa è che è proprio la combinazione dei due fattori che funziona nel modo migliore in assoluto, quindi avere sia un rinforzo positivo sia un rinforzo negativo. Sostanzialmente dovresti avere sia un premio sia una punizione. Questo aumenta la tua motivazione al massimo. Insomma, un leggero rinforzo negativo, ecco. Il leggero rinforzo negativo per noi può essere proprio lo stringere i tempi, il darci il senso di urgenza, il metterci un pochino d'ansietta per finire quella cosa. Questo come rinforzo negativo funziona molto bene. E come rinforzo positivo abbiamo appunto le ricompense che Space Invaders ci dà. Ecco allora il rinforzo positivo di Space Invaders. Abbatti un alieno, ti diamo dei punti. Semplice ma soddisfacente. Funziona. Se riporti questo meccanismo anche nella tua vita, sarai un po' più motivato a fare le cose. Ti basterà scegliere una piccola cosa con cui ricompensarti ogni volta che fai qualcosa di positivo o che comunque vuoi fare e pian piano il tuo cervello imparerà che fare cose positive è positivo. Per rinforzare ancora di più questo processo, riprendiamo di nuovo quello che succede in Space Invaders. Che succede? Che tu stai lì ad abbattere tutti gli alieni, ma ogni tanto passa l'alieno madre, la navetta rossa, quella che vale tantissimi punti, che è difficile da prendere, ma che appunto se riesci a prendere ti dà un bel bonus. Insomma, sei tu che decidi di abbattere questa navetta o no. Puoi bellamente ignorarla o puoi impegnarti a fare quel passo in più. Però se quel passo in più lo fai, guadagni molti più punti rispetto che distruggere un semplice alieno. Quindi insomma è un'occasione da non perdere, no? Ecco quindi, tornando alla nostra vita,
puoi aggiungere un ulteriore rinforzo positivo, un ulteriore premio per quando fai quel passo in più che non ti eri prefissato di fare, ma che hai deciso comunque di portare avanti. Ecco, certo, questo sistema di premi e punizioni può funzionare entro un certo limite, nel senso che, appunto, tornando a quello che dicevo all'inizio del video, la motivazione sarebbe meglio che fosse intrinseca, ossia che venisse dall'interno. E una forte spinta motivazionale che proviene dall'interno riesci a trovarla solamente nel momento in cui riesci ad allineare i tuoi valori, il tuo scopo di vita a quello che realmente stai facendo. Certo è che tutti i giorni abbiamo anche delle cose da fare che magari non si allineano proprio ai nostri valori di vita, tipo pulire la casa, andare a pagare le bollette, fare le commissioni, o vabbè, comunque tutti noi abbiamo dei doveri che dobbiamo portare a termine nonostante non ci piaccia molto. Quindi, in conclusione, le 3 meccaniche che ci dobbiamo ricordare sono proprio quelle della semplicità, darti una scadenza e darti delle ricompense. Ringraziamo Skinner e ringraziamo Space Invaders per questi consigli e anche magari me che te li ho dati, ecco. E ecco, io per oggi mi fermo qui. Spero che queste cose, che questi consigli ti siano piaciuti, che tu li abbia trovati utili. In caso fammelo sapere nei commenti, fammi sapere anche se ti piace Space Invaders, quanto della tua infanzia e della tua adolescenza ci hai passato lì sopra. E basta, come sempre, metti un mi piace se il video ti è piaciuto, magari condividilo se trovi qualcuno che potrebbe trarre beneficio da queste informazioni, iscriviti al canale e clicca sulla campanellina per attivare le notifiche per non perderti nuovi video e rendere la tua vita migliore grazie alle tue passioni.